Ciao segno dei gemelli, benvenuti. Oggi andiamo a vedere l'immediato futuro in amore e il mese di marzo sia in amore che sul lavoro. Ricordo a tutti che i contatti per i consulti privati li trovate in descrizione sotto il video insieme alle carte che utilizzo. Fatemi sapere nei commenti se vi siete ritrovati e se qualcosa si dovesse realizzare, direi di iniziare subito. Allora, andiamo a vedere prima l'immediato futuro in amore. Allora, immediato futuro in amore per il segno dei gemelli. Abbiamo un asso di spade, poi abbiamo la carta delle coccole, gli sposi e la ricchezza, direi che sono positive. Andiamo subito a chiarire la carta dell'asso di spade. Allora, vediamo. Allora, vediamo un po'. Perché c'è l'asso di spade? Per cosa accadrà nell'immediato futuro in amore al segno dei gemelli? Perché l'asso di spade? Per cosa accadrà nell'immediato futuro in amore al segno dei gemelli? Allora, abbiamo il 9 di spade, l'asso di denari e il 3 di denari. Quindi, gemelli, direi che arriva chiarezza circa una situazione dove magari avevate dei dubbi, delle paranoie, delle ansie. Vedo che arriva una soluzione o un'opportunità concreta per quanto riguarda una collaborazione a livello sentimentale con qualcuno, ok? Quindi si trova una soluzione, c'è un'opportunità sentimentale di avere appunto una collaborazione con una persona in amore e viene fatta chiarezza, quindi per esempio potrebbero essere dei chiarimenti in amore riguardo a situazioni che vi stressavano o situazioni che magari vi stavano facendo venire dei dubbi, ok, o delle paure. Vediamo ancora. Perché al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore accadrà l'asso di spade? Perché al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore accadrà l'asso di spade? Perché al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore accadrà l'asso di spade? Perché al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore accadrà l'asso di spade? Allora, questa era caduta a me in realtà. Regina di denari al rovescio, il mondo al rovescio con la papessa, quindi sì, viene scoperto qualcosa o viene fatta chiarezza con qualcosa o con qualcuno. Qui abbiamo le donne di segno di terra, Toro, Vergine, Capricorno, quindi potreste avere a che fare con una donna di segno di terra se siete uomini, con cui un ciclo non si è chiuso perché il mondo è al rovescio. Vediamo ancora perché al segno dei gemelli in amore nell'immediato futuro accadrà l'asso di spade. Perché al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore accadrà l'asso di spade. La ruota della fortuna, la forza, la torre al rovescio. Quindi sì, si ribadisce il concetto che appunto ci sono delle soluzioni a una situazione, come se ci fossero delle opportunità, un cambiamento e anche forse come se arrivasse o un'azione coraggiosa da parte di qualcuno che vuole aggiustare le cose o che vuole evitare una rottura o che vuole, diciamo, ricostruire le cose. Oppure da parte del segno dei gemelli ci saranno, diciamo, delle azioni coraggiose o comunque forti per evitare che un qualcosa vada distrutto oppure per ricostruire una situazione anche. Vediamo ancora perché al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore accadrà l'asso di spade. Perché al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore accadrà l'asso di spade. Abbiamo il diavolo in orizzontale, quindi allora qua ci potrebbero essere delle scoperte di qualcosa che ancora non era stato scoperto, dei dubbi che avevate su un qualcuno. Vedo che appunto raggiungete un grado di chiarezza e di potere riguardo una situazione dove con la carta del diavolo ovviamente ci potrebbero essere stati anche magari degli inganni, oppure magari vi sentivate ingannati e scoprirete un qualcosa che appunto porterà chiarezza. Vediamo ancora una volta perché al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore accadrà l'asso di spade. Perché al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore accadrà l'asso di spade. Perché al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore accadrà l'asso di spade. Un attimo. Perché al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore accadrà l'asso di spade. Perché al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore accadrà l'asso... Sì, tutto il mazzo. No. Queste no perché sono troppe. Abbiamo il 10 di coppe prevalentemente rovesciato e la giustizia. Quindi c'è qualcuno che potrebbe voler fare pace con il segno dei gemelli, per esempio,
qualcuno forse vuole aggiustare una situazione sentimentale che è andata distrutta, quindi magari qualcuno vuole chiarire con voi, oppure voi volete chiarire con una persona e aggiustare una situazione. Vedo che dopo un periodo di dubbi, di stress, di ansia, di paure che c'erano intorno a una situazione sentimentale, viene fatta giustizia oppure viene aggiustata proprio una situazione sentimentale. Anche qui in effetti fanno vedere le coccole, gli sposi e la ricchezza, quindi appunto ci potrebbero essere delle riappacificazioni per chi magari ha avuto da dire con qualcuno, per altri ci potrebbero essere dei fidanzamenti, per altri ancora ci potrebbe essere magari sì, una riappacificazione, come ho già detto, o comunque uno stare insieme a una persona in particolare con cui ci sarà un legame stabile, però, perché appunto c'è la carta degli sposi. Per altri potrebbe essere trovare un accordo con una persona, qualcosa che comunque è di valore, ok? Perché abbiamo anche la carta della ricchezza. Mm, mm. Altri ancora potrebbero conoscere o stare con una persona che li arricchisce a livello sentimentale, quindi che magari ci stanno bene. Vediamo le Dixit. Allora, abbiamo la carta diciamo come posso dire, tipo il guerriero, una roba del genere, con la carta degli aerei e il telefono che squilla. Quindi intanto vedo che ci potrebbe essere qualcuno che spia o che vi spia, che vi osserva da lontano e che appunto sembra che stia scalando una sorta di montagna, quindi appunto come se questa persona stesse cercando di raggiungere una meta, oppure siete voi in questo tipo di energia. Ci potrebbe essere però effettivamente qualcuno qua che vi insegue anche, quindi una persona che vi spia, però allo stesso tempo anche una persona che vi insegue, perché questo aereo viene inseguito, no? Come se fosse una sorta di gara, cioè c'è qualcuno che insegue questo aereo, insomma. E, sì, e poi appunto fanno vedere la carta del... Ovviamente questa carta potrebbe indicare anche dei viaggi, degli spostamenti, ma essendo che si tratta di questioni amorose, sentimentali, appunto ci vedo più qualcuno che vi spia e vi insegue. E qui abbiamo la carta del telefono, quindi appunto c'è questo telefono in questa cabina telefonica che è in chiamata, quindi appunto vedo delle comunicazioni in arrivo da parte di qualcuno, qualcuno vi potrebbe messaggiare oppure chiamare, telefonare in amore. E per quanto riguarda gli altri oracoli abbiamo tic tac e serendipità, quindi ci sono delle situazioni che appunto stanno per giungere praticamente nell'immediato futuro in amore per il segno dei gemelli, perché tic tac indica proprio un qualcosa che sì, parla del tempo, però parla anche di qualcosa che sta per giungere, che sta per arrivare. E abbiamo anche la carta di serendipità, quindi comunque ci sono delle opportunità da cogliere al volo, opportunità che potrebbero arrivare dal destino o comunque dalla casualità, da situazioni che magari, che ne so, uscite di casa e incontrate quella persona, per esempio, che non incontravate da 10 anni, toh, è un esempio, ok? Oppure, non lo so, l'altro ieri avete incontrato il vostro ex al supermercato, 2 giorni dopo lo rincontrate, non lo so, nella cartoleria di fiducia. Cioè, vi sto facendo degli esempi di serendipità, ok? Comunque delle occasioni, diciamo, sentimentali che stanno arrivando da voi. E questo era per quanto riguarda l'immediato futuro in amore per il segno dei gemelli. Ora vediamo per quanto riguarda il mese di marzo in amore. Allora, mese di marzo in amore per il segno dei gemelli. Abbiamo il 4 di bastoni, l'allegria, la pratica e Venere la bellezza. Quindi direi che sono positive per il segno dei gemelli durante il mese di marzo in amore. Ci potrebbe essere della stabilità di coppia insieme a una persona, oppure si potrebbe decidere, per esempio, se si è single, ci potrebbe essere un'unione stabile con qualcuno, quindi alcuni di voi potrebbero fidanzarsi letteralmente con una persona o sposarsi. Per altri ci potrebbe essere una forte passione insieme a una persona, quindi degli incontri passionali e sentimentali con qualcuno.
con cui però c'è voglia di creare qualcosa di stabile. Anche qui fanno vedere l'allegria, quindi momenti, diciamo, passati insieme a qualcuno con la pratica, positivi, belli, dove vi divertite, state bene insieme a quella persona e tra l'altro ci potrebbe essere qualcuno che considerate particolarmente bella o bello, affascinante, più bella perché Venere rappresenta, diciamo, l'energia femminile, quindi se siete uomini del segno dei Gemelli potreste avere a che fare con un'energia femminile particolarmente bella che vi attrae, oppure se siete donne del segno dei Gemelli potreste essere considerate agli occhi di qualcuno come belle, no? Attraenti, quindi piacete proprio a qualcuno con cui ci potrebbero essere questi momenti di condivisione, diciamo, o ci potrebbe essere effettivamente una storia, ok, con questa persona, una storia seria anche. Vediamo con i tarocchi perché al segno dei Gemelli durante il mese di marzo accadrà il 4 di bastoni. Perché al segno dei Gemelli durante il mese di marzo accadrà il 4 di bastoni. Abbiamo la regina di coppe in orizzontale con il carro. Quindi abbiamo una donna di segno d'acqua, cancro, pesce e scorpione. Se siete uomini dei Gemelli potreste avere a che fare con una donna di segno d'acqua, cancro, pesce e scorpione. Se siete donne dei Gemelli o siete in un'energia in parte emotiva, oppure potreste avere un ascendente d'acqua, oppure per chi sta guardando questo video magari ha l'ascendente dei Gemelli e ha un segno d'acqua. Ad ogni modo vedo che le donne potrebbero essere in coppia durante il mese di marzo o ci potrebbe essere qualcuno con cui costruire qualcosa di stabile durante il mese di marzo. Vedo che ci potrebbero essere degli incontri passionali con una persona. Potrebbe essere qualcuno che è distante con la carta del carro o comunque se non è una persona che abita distante da voi potrebbe essere qualcuno con cui si passeranno dei momenti in macchina in particolare oppure si andrà magari a fare una gita, un'escursione, uno spostamento comunque insieme a una persona in particolare. Vediamo ancora. Perché al segno dei Gemelli durante il mese di marzo accadrà il 4 di bastoni? Perché al segno dei Gemelli durante il mese di marzo accadrà il 4 di bastoni? Allora, Re di denari al rovescio, 2 di bastoni e il Papa. Allora, io devo dire che c'è effettivamente da parte di un'energia maschile qui, che qui viene rappresentato come un segno di terra, Toro, Vergine, Capricorno, un'energia di chi vuole decidere o di chi sceglie di avere qualcosa di più. Cioè, come se questa persona, quest'uomo, sceglie di avere per esempio una relazione seria, vuole avere una relazione seria con voi. Potrebbe essere però o una persona che non è completamente indipendente, perché abbiamo il re dei denari al rovescio, oppure una persona che per esempio è single, oppure ancora una persona che non è in un'energia stabile o non è stato in un'energia stabile in precedenza, non per forza per quanto riguarda l'amore, magari anche soltanto economicamente. Eh, quindi appunto c'è la possibilità di avere proprio una relazione seria con una persona qui. Vediamo ancora perché al segno dei Gemelli sì, nel mese di marzo accadrà il 4 di bastoni, perché al segno dei Gemelli durante il mese di marzo accadrà il 4 di bastoni in amore. Allora, 10 di coppe al rovescio, 2 di spade, re di coppe. Quindi il segno dei Gemelli dovrà prendere una decisione circa un rapporto che o ancora non c'è con qualcuno, quindi magari avete conosciuto qualcuno di nuovo o magari qualcuno che già conoscete, che state sentendo, che state frequentando e così via, bisogna decidere se con questa persona averci una storia seria, averci qualcosa di stabile. Se si tratta di una persona del passato, potrebbe essere qualcuno con cui la storia c'è stata, ma si è rovinato un qualcosa e bisogna decidere se rendere nuovamente le cose stabili con questa persona, se per esempio rifidanzarsi con questa persona. Qui abbiamo gli uomini di segno d'acqua, cancro, pesce e scorpione. Quindi questo è. Ora andiamo a vedere con le Dixit cosa dicono. Abbiamo la stella
nel deserto, la strega e la lampada. Ok, intanto direi che ci potrebbe essere un desiderio che sta arrivando da voi, che si sta realizzando. Ci potrebbe essere una persona con cui avrete a che fare che è distante da voi o che è in viaggio o che viaggia o a cui piace viaggiare. Potreste essere anche voi però in questo tipo di energia. Io vedo anche qualcuno che va a far visita a una persona in particolare, vabbè, qua viene definita come una streghetta, una strega, ok? Oppure potreste avere a che fare con una persona così, quindi una persona magari spirituale, intuitiva, eccetera, eccetera. Vedo che ci sono proprio dei desideri che si vanno a realizzare. È possibile anche che qualcuno abbia bisogno del vostro aiuto o che voi abbiate bisogno di chiedere aiuto a una persona specifica, perché di solito quando si strofina la lampada del genio si esprimono poi dei desideri, quindi magari alcuni di voi hanno bisogno magari di un aiuto di qualcuno e hanno bisogno appunto di chiedere a questa persona. Altri ancora appunto potrebbero proprio avere a che fare con una persona che in qualche modo va a realizzare i vostri desideri, oppure in generale comunque i vostri desideri verranno realizzati durante il mese di marzo per quanto riguarda l'amore, ok? È un po' questo come messaggio. Vediamo con loro. Abbiamo benedetti e potere superiore. Quindi sì, cioè il segno dei gemelli durante il mese di marzo è benedetto, sono benedetti da, non lo so, forze superiori, diciamo. Abbiamo il numero 22 e il 4 se potrebbe essere un'indicazione per qualcuno. Inoltre a questo vedo che potreste avere a che fare in particolare con una persona che è intuitiva, che ha dei doni a livello spirituale, ok? Ehm, Come se ci fosse qualcosa di, non lo so, ancestrale che in qualche modo vi aiuta, ok? Durante il mese di marzo in amore in particolare. E abbiamo il 22 e il 4, come vi dicevo, potrebbero essere dei suggerimenti perché 2 più 2 fa 4 e poi abbiamo di nuovo il numero 4 e avete la carta del 4 di bastoni. Il numero 4 indica la stabilità di coppia di solito o la stabilità in generale, ma in questo caso stiamo andando a vedere dell'amore, quindi vuol dire che il segno dei gemelli o chi ne ha l'ascendente potrebbe, diciamo, durante il mese di marzo creare una stabilità con qualcuno, ha l'opportunità di creare la stabilità con qualcuno in amore. E il numero 22 infatti è legato proprio alle questioni di coppia, alle questioni diciamo sentimentali, all'amore, ok? Quindi questo è. Ora andiamo a vedere per il lavoro durante il mese di marzo per il segno dei gemelli. Allora, gemelli, lavoro durante il mese di marzo. Abbiamo la carta della giustizia, i sospiri, la creatività e il ponte, il collegamento. Quindi direi che comunque si parte da una situazione dove magari voi stavate aspettando qualcosa per quanto riguarda il lavoro, eravate lì che magari non ci speravate più, comunque una situazione diciamo difficoltosa, a una situazione di creatività e collegamento, quindi vi arrivano proposte di lavoro, piuttosto che voi entrate in un'energia più creativa e riuscite a creare un qualcosa che crei collegamento per quanto riguarda il lavoro, per accedere, diciamo, alla situazione lavorativa di ognuno di voi, che per ognuno sarà diversa. Vedete che in questa carta c'è anche Apollo con questa corona di alloro che di solito indica la vittoria. Quindi appunto magari ci sarà proprio una vittoria per quanto riguarda il lavoro, per il segno dei gemelli. Ad ogni modo una situazione lavorativa si va ad aggiustare, si ritrova un equilibrio per quanto riguarda il lavoro. Vediamo con i tarocchi perché al segno dei gemelli durante il mese di marzo sul lavoro cadrà la giustizia, perché al segno dei gemelli durante il mese di marzo sul lavoro accadrà la giustizia. Allora, qui abbiamo la regina di denari in orizzontale e l'otto di coppe, quindi ritorna una sorta di stabilità e di equilibrio. Alcuni di voi potrebbero decidere di tornare in una situazione precedente perché in questo momento non sono del tutto stabili e c'è bisogno di tornare in una situazione precedente
per ritrovare un equilibrio e una stabilità. Altri di voi potrebbero decidere di stare dove sono perché quella situazione lì gli va bene così, ok? Vediamo ancora. Perché il segno dei gemelli sul lavoro durante il mese di marzo accadrà la giustizia? Perché il segno dei gemelli sul lavoro durante il mese di marzo accadrà la giustizia? La morte e il 3 di denari. Quindi dopo una fine c'è una collaborazione, oppure allora, alcuni di voi potrebbero decidere di mettere a fine una collaborazione perché è giusto così, per fare giustizia, perché vogliono trovare il loro equilibrio. Altri invece, dopo una chiusura lavorativa che potreste aver subito o attuato, vedo che arriva una collaborazione con qualcuno che riporta un senso di equilibrio, un senso di giustizia, e quindi una situazione lavorativa si va ad aggiustare. Qui abbiamo anche la regina di coppe, segni d'acqua, cancro, pesci, scorpione, con cui potreste avere a che fare, oppure se avete un ascendente nei segni d'acqua, oppure avete l'ascendente del segno dei gemelli, vedo ad ogni modo che c'è comunque un senso di ritrovato equilibrio in una situazione lavorativa sempre. Vediamo ancora una volta perché al segno dei gemelli durante il mese di marzo sul lavoro accadrà la giustizia. Perché al segno dei gemelli durante il mese di marzo sul lavoro accadrà la giustizia. Ed ecco qua, abbiamo il fante di denari con il 3 di denari sul fondo. Quindi sì, ragazzi, vedo che vi arrivano delle chiamate, per esempio se state cercando lavoro, vi arrivano delle comunicazioni di lavoro per dei colloqui. Se state aspettando delle notizie per quanto riguarda dei soldi, vi arrivano delle notizie che riguardano i soldi, positive ovviamente, che vanno comunque ad aggiustare una situazione, ok? Non lo so, qualunque cosa sia, diciamo, vedo che vi arrivano delle comunicazioni lavorative per quanto riguarda una collaborazione che vi fanno ritrovare un equilibrio a livello lavorativo ed economico, ok? Ora andiamo a vedere le Dixit che sono qua. Allora, questa la spostiamo un attimo qua. Abbiamo Pegaso con gli alunni in classe e il robottino che lavora. Allora, sì, questa roba qua, no? Appunto, questo come se ci fosse una sorta di periodo che voi avete attraversato magari non troppo facile, perché in questa carta c'è questa ragazza sopra Pegaso e c'è questo tornado, no? Di acqua e di aria. Quindi potreste avere a che fare con i segni d'acqua o d'aria, o comunque potreste averne il segno o l'ascendente. Però voi siete sul cavallo alato, cioè siete su Pegaso, quindi nonostante, diciamo, le turbolenze del meteo, diciamo così, riuscite comunque ad affrontare questi ostacoli, queste difficoltà, no? E in qualche modo qua emerge questa creatività che vedevamo anche prima. Vedete, in questa classe tutti gli alunni non hanno la benché minima, fanno tutti la stessa cosa, disegnano tutti la stessa cosa e ci vedono tutti la stessa cosa. Arriva questo ragazzino che alza il foglio e lui ha disegnato una farfalla, non l'ha disegnato nessuno una farfalla. Farfalla è simbolo di una trasformazione, quindi comunque trasformazione, cambiamento, quindi comunque vedo una sorta di creatività da parte vostra, così come vedo magari l'iniziativa da parte di qualcuno, per esempio, che vi vuole con sé, ok? O che vi nota, magari qualcuno che vi nota perché appunto fate qualcosa o avete un qualcosa che è diverso da altre persone e quindi venite notati. E anche qua fanno vedere che alla fine, appunto, per esempio, se cercate lavoro lo trovate perché c'è questo robottino che appunto si sta aggiustando da solo, quindi comunque ehm, riguarda una situazione lavorativa. Qui c'è chi userà degli strumenti per lavorare, chi lavorerà in proprio, chi lavorerà in un posto, non so, chiuso, un'azienda, eccetera, eccetera. Fatto sta che il lavoro c'è, ok? Per quanto riguarda il mese di marzo per il segno dei gemelli. Vediamo anche loro cosa ci dicono. Qui abbiamo scambiarsi i doni e la tribù. Quindi ci vanno ulteriormente a confermare che appunto durante il mese di marzo sul lavoro il segno dei gemelli avrà a che fare con qualcuno
che gli darà l'opportunità di appunto lavorare o avere a che fare con il lavoro, ok? Quindi ci sarà uno scambio con chi poi? Con la tribù, quindi comunque un qualcosa che ha a che fare con l'esterno, no? L'esterno che può essere un gruppo, può essere la società, può essere un'azienda, può essere, non lo so, qualunque cosa, i social, dipende, diciamo, dal tipo di lavoro, dal tipo di situazione economica che avete, ok? Però direi che è molto 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 positivo. Ora, come ultima cosa, andremo a vedere con l'oracolo delle notifiche sia l'immediato futuro in amore che a marzo e che sul lavoro. Quindi, allora, vediamo. Cosa accadrà al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore? Cosa accadrà al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore? Allora, un attimo, questa è il rovescio. Cosa accadrà al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore? Cosa accadrà al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore? Madonna, del rovescio. Cosa accadrà al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore? Cosa accadrà al segno dei gemelli nell'immediato futuro in amore? Aiuto. Allora, dobbiamo trovare un equilibrio tra noi e facciamo pace. Allora, qui in effetti sì, si parlava di un chiarimento nell'immediato futuro in amore anche con le altre carte. Quindi c'è bisogno di trovare un equilibrio in una situazione, ci potrebbe essere qualcuno che vuole fare pace con il segno dei gemelli, vuole aggiustare una situazione perché vuole trovare un equilibrio. Ok, questa cosa la vedevo anche prima. Vediamo il mese di marzo. Cosa accadrà al segno dei gemelli durante il mese di marzo in amore? Cosa accadrà al segno dei gemelli durante il mese di marzo in amore? Cosa accadrà al segno dei gemelli durante il mese di marzo in amore? Questo è il rovescio. Cosa accadrà al segno dei gemelli durante il mese di marzo in amore? Al segno dei gemelli durante il mese di marzo in amore? No. Cosa accadrà al segno dei gemelli durante il mese di marzo in amore? Cosa accadrà al segno dei gemelli durante il mese di marzo in amore? Cosa accadrà al segno dei gemelli durante il mese di marzo in amore? Madonna. Cosa accadrà al segno dei gemelli durante il mese di marzo in amore? Cosa accadrà al segno dei gemelli durante il mese di marzo in amore? No, vabbè, troppe. Allora. Cosa accadrà al segno dei gemelli durante il mese di marzo in amore? Cosa accadrà al segno dei gemelli durante il mese di marzo in amore? Al segno dei gemelli durante il mese di marzo in amore. Mi piaci troppo, tu mi fai impazzire. Ti sto venendo a prendere. Allora, qui abbiamo il fuoco, come vedete, qui abbiamo il fuoco. Sto falò, insomma, si farà. Eh, allora, io vedo qui una persona con cui appunto avrete a che fare dove c'è una forte passione. Questa persona impazzisce per voi, gli piacete tantissimo. Tutto quello che ho detto prima è valido, ovviamente, che con questa persona ci potrebbe essere una relazione stabile. E poi ti sto venendo a prendere, quindi o è una persona che abita distante o è una persona che letteralmente vi vuole incontrare, quindi magari vi passa a prendere con un mezzo di trasporto. Ad ogni modo è qualcuno che vuole venire da voi, ok? Perché a questa persona piace tantissimo. Ok? Vediamo ora sul lavoro che cosa accadrà al segno dei gemelli in ambito lavorativo durante il mese di marzo. Cosa accadrà al segno dei gemelli in ambito lavorativo durante il mese di marzo. Se potessi tornare indietro nel tempo, giuro che lo farei e ho bisogno dei miei spazi. Quindi alcuni di voi, vedevo qua che si partiva da una situazione un po' magari in cui c'erano i sospiri, quindi magari alcuni di voi vorrebbero tornare in una situazione specifica, oppure hanno a che fare con una persona, per esempio, che ne so, per esempio un ex titolare, un ex collega che in qualche modo vorrebbe cambiare una situazione,
oppure voi vorreste cambiare una situazione specifica per quanto riguarda il lavoro. Ehm, io prima vedevo qualcuno che decideva di tornare in una situazione, ehm, cioè un moscerino, mi stai dando fastidio. Ok. Dicevo, vedevo una persona che decideva di tornare in una situazione precedente. Vediamo ancora cosa accadrà al segno dei gemelli in ambito lavorativo a marzo. Cosa accadrà al segno dei gemelli in ambito lavorativo a marzo? Sei la persona giusta per me, ho bisogno di tempo per riflettere. Quindi sì, come vi dicevo, qua c'è qualcuno che vi potrebbe scegliere per quanto riguarda il lavoro, perché appunto lo vedevo anche prima, quindi qualcuno dice, ma no, tu fai per me, sei la persona giusta per me, quindi magari vi arriva una chiamata di lavoro, un colloquio, eccetera, eccetera. Magari è un qualcosa su cui avete bisogno tempo per rifletterci, magari vi fanno una proposta e volete pensarci un attimino. Oppure vi arriva più di una proposta e dovete capire per esempio quale di queste vi piace di più, ok? Comunque ad ogni modo sembra comunque essere positiva come cosa, non è sicuramente qualcosa di negativo, ok? Quindi questo è come emerge per il segno dei gemelli. Fatemi sapere nei commenti se vi ritrovate, se qualcosa si dovesse realizzare. Io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao!